Ciao ragazzi e benvenuti su Duncan Model. In questo video vi mostrerò la realizzazione del MiG-23 in scala 1:48 degli Italeri. Un kit abbastanza vecchio che non rispecchia appieno gli standard dei kit moderni, cioè pannellature in negativo e rivettatura molto fitta. Questo kit infatti presenta pochissime pannellature e tutte in positivo. Questo aspetto, se da una parte è sicuramente un grande limite, dall'altra ci consente di ridisegnare liberamente tutte le pannellature in maniera corretta, seguendo quelle presenti sul velivolo reale. Alcune pannellature del kit, nonostante siano in positivo, sono buone, per cui le uso come dima per reinciderle. Per questo mi servo di un ago per cucito montato su un portapunti. Una volta che ho ottenuto una guida buona, rimuovo le pannellature in positivo con una carta abrasiva 400. Invece per le pannellature da realizzare ex novo mi aiuto con un nastro Daimo. In questa fase non sto realizzando delle tracce molto profonde, ma soltanto delle guide da approfondire in un secondo tempo con un incisore. Come vedete qui, la seconda fase è quella di approfondire le pannellature ottenute in precedenza con l'incisore.
Dopo averle tracciate ed approfondite, l'ultimo step consiste nel allargarle un minimo con la punta di un cutter. Ok, realizzate le pannellature, passiamo alla parte ancora più divertente, che è quella della rivettatura, per la quale mi servo di una rivettatrice adeguata per la scala 1,48. Una volta che ho realizzato i rivetti, li ripasso tutti quanti con una punta da 0,3. Questo passaggio non serve ad approfondirli, ma serve soltanto a definire meglio il diametro del foro, che sia il più possibile circolare. Passiamo ora al dettaglio degli interni, iniziando dal cockpit, per il quale ho utilizzato un set in resina della Kazan. Anche questo set è abbastanza datato e non si trova più in commercio, tuttavia è stato pensato appositamente per il vecchio kit esci, quindi si adatta abbastanza bene allo scopo.
Secondo step relativo al dettaglio degli interni riguarda i vani carrello. Iniziando dal vano anteriore, riscontro che quello del kit è totalmente piatto e non presenta il vano di alloggiamento della ruota una volta che il carrello è retratto, per cui va realizzato praticando lo scasso e realizzando le pareti interne con Plasticart. In questa fase vanno calcolate bene le misure perché il vano di alloggiamento della ruota si trova esattamente dietro la parete posteriore del cockpit, per cui bisogna fare in modo che non vadano a interferire l'una con l'altra, altrimenti potremmo avere dei problemi di montaggio alla fine. Alla fine tutto riscontra perfettamente e anche il vano carrelli, che è solidale con il pavimento del cockpit, entra alla perfezione. Per quanto riguarda i vani carrello posteriori invece, che sono totalmente lisci, senza neanche un dettaglio, io li ho rimossi e ho optato per quelli forniti dalla Brassin. Come vedete, una volta rimosso l'eccesso di plastica, i vani carrello della Brassin si adattano perfettamente al kit. Ultimo step relativo al dettaglio degli interni riguarda il cono di scarico. Quello del kit è assolutamente inadeguato, per cui anche in questo caso ho usato quello della Edward Brassin dedicato al MiG-23 BN.
Lo scarico Edward, come vedete, c'entra alla perfezione senza problemi. Alcuni MiG-23, tra cui questo oggetto del video, presentano delle blindature sulla fusoliera all'altezza del cockpit. Per realizzarle mi sono servito di un template del Plasticard, opportunamente sagomato e tagliato. Il montaggio precedente del cono di scarico crea un problema per quanto riguarda il montaggio successivo relativo all'impennaggio di coda, in quanto lo spinner va a toccare la parte in resina del cono. Questo problema si risolve facilmente tagliando via un pezzetto dello spinner ed inserendolo nuovamente. Fatta questa piccola modifica, come vedete, l'impennaggio di coda si inserisce perfettamente. Siamo arrivati alle stuccature, per le quali ho cercato di limitare il più possibile i danni usando del nastro adesivo come mascheratura. Tuttavia qualche pannello purtroppo l'ho perso, per cui alla fine ho dovuto praticare di nuovo la reincisione in alcune parti. Il montaggio si avvia verso la conclusione con l'incollaggio delle prese d'aria preventivamente colorate in grigio, che poi andranno mascherate prima della colorazione, dei due piani di coda, ed infine delle due piccole prese d'aria del motore montate ai lati dell'impennaggio di coda lungo la parte dorsale della fusoliera. Infine ho ripassato tutte le pannellature con colla tappo verde Tamiya per pulirle da ogni tipo di sporcizia o sbavatura.
Bene ragazzi, il video del montaggio e del super dettaglio del MiG-23 finisce qui. Spero di essere riuscito ad aggiornarlo agli standard moderni. Voi fatemi sapere se il video vi è piaciuto, scrivete i commenti e naturalmente fatemi sapere sempre nei commenti se anche voi vi cimentereste in un lavoro del genere oppure preferite acquistare un kit più moderno che basta incollare e colorare senza problemi. Mi raccomando, scrivete i commenti sotto, io vi do appuntamento al prossimo video per quanto riguarda la colorazione. Ciao ragazzi.